Bentrovati con un nuovo podcast che vi immergerà nel mondo magico dell'handmade. Io mi chiamo Elena e sono appassionata di uncinetto e non solo. Ti aspetto con tanti altri video, quindi iscriviti per non perderti nulla di quello che pubblico. E ora vediamo di cosa si parla oggi. In questo podcast vi parlerò degli ultimi acquisti che ho fatto. Sono dei filati fantastici e vi dirò anche come andrò a utilizzarli. Devo dire che appena li ho toccati mi è venuto un dubbio un attimo su questi due perché avevano delle destinazioni ben precise, però visto che adesso vi li condivido, ve li faccio vedere, magari nei commenti fatemi sapere cosa mi suggerite. Intanto li vedremo, vi darò le opzioni e scegliamo insieme. Sono tutti gomitoli che trovate in confezioni da 500 grammi. In base al peso del gomitolo ci saranno 5 gomitoli oppure 10. Mi spiego meglio. Qui abbiamo nel paciocco 100 grammi a gomitolo, quindi per arrivare a 500 grammi ce ne bastano 5 di gomitoli. Per quanto riguarda gli altri due sono 50 grammi di gomitolo e di conseguenza ne avremo 10. Adesso li prenderemo uno ad uno e vi farò vedere come si sviluppano perché li ho fatto dei mini campioni, così voi li vedrete a meglio. Vi devo dire che sono straordinari, hanno una morbidezza e una particolarità straordinaria. Vi anticipo anche che loro due sono femminili per quanto mi riguarda, perché poi li vedremo nei dettagli, però sono molto, hanno quella brillantezza fine e bellissima, invece lui lo vedo bene per tutti e due i sexy. In pratica io ho scelto questo colore perché andremo a fare un set di 3 articoli, quindi 3 progetti che si collegano tra di loro, ma i colori sul sito di Filati Discount sono diversi. Il primo che vi faccio vedere è questo fantastico gomitolo che è morbidoso ed è anche gigante e si chiama Paciocco. Sul sito ci sono diversi colori, scegliete quello di cui avete necessità. Abbiamo un 10% di lana, un 15% di poliestere e 75% di acrilico. In 100 grammi di gomitolo abbiamo 60 metri da utilizzare con i feri 10-12 e l'uncinetto 9-11 più. Però per il progetto che andrò a fare, cosa che ho già iniziato ma non vi anticipo, ho utilizzato il numero 6. Voi sapete che la mia tecnica di lavoro con l'uncinetto è molto morbida, nel senso che non stringo molto il lavoro, quindi io con il 6 ho lavorato questo. Notate come comunque morbido, non è rigido. È un bellissimo filato, come notate c'ha 3 anime arrotolate. La tecnica del filato non ha un'anima, quindi è una tecnica che si chiama stoppino. In pratica sono le fibre buttate tutte nel filato, notate, e sono collegate tra di loro con una tecnica dove viene tra virgolette spinto il filato dentro e non viene tirato, quindi farlo a filo unico. Di conseguenza ha una morbidezza veramente fantastica da utilizzare, come ho detto prima, per l'abbigliamento, ma visto la consistenza che ha, devo dire che lo vedo bene anche per una bella borsa lanata, visto che siamo già in periodo magari non di grandi dimensioni, però il risultato, come notate, è fantastico. Io continuerò con questo progetto, che non vi dico che cos'è, e sarà uno dei prossimi che andrò a pubblicare sul canale. Mettiamo via questo e vediamo gli altri due prodotti. Questo gomitolo si chiama Brina. Ho scelto la versione polvere come colorazione, ma ce ne sono diversi sul sito di Filati Discount, che qua lo leggete. Abbiamo un gomitolo da 50 grammi, il gomito è misto alpaca con effetto brinato perché praticamente ci sono questi peli, come notate, che hanno un luccichio particolare, quasi ghiacciato. Adesso cercherò di avvicinarlo. Quindi noi abbiamo come composizione un 13% di alpaca, 12% di acrilico, 38% di poliestere, 37% di poliamide, 50 grammi per 80 metri. Quindi su 100 grammi sono 160 metri, quindi una
della metratura in media con questi prodotti. Fairy 6,8, uncinetto 5,7. Io ve lo faccio vedere qui lavorato, ho fatto questo campioncino giusto per voi con l'uncinetto numero 5, e se notate ci sono questi peli che cercherò di farvi vedere, che luccicano e gli danno questo effetto ghiaccio brinato. Molto molto particolare, veramente molto particolare, molto fine al tatto, si sente anche il caldo proprio dell'alpaca e si vede anche, scusate, più che si sente anche questo effetto particolare del poliamide. Il caldo c'è, ma grazie al poliamide e poliesteri danno questo effetto particolare. Credo che voi riuscite a vederlo molto bene dal video. Come ho detto prima, io di questi gomitoli ne ho 10 e l'idea iniziale era quella di fare una sciarpa che poi si trasforma all'occorrenza in uno scial, quindi un progetto particolare. In base alle vostre necessità potete utilizzarlo come scial o come sciarpa. Ora, toccando questo prodotto e il prossimo, devo decidere quale dei due. Intanto metto via questo, vi faccio vedere l'altro, poi li faccio vedere vicini e dovete decidere cosa andiamo a fare con ognuno. Il terzo gomitolo che vi voglio far vedere è Arlecchino. Io l'ho preso nella versione glicine. È un misto alpaca con inserto di fettuccina stampata lucida. Abbiamo il 15% di alpaca, 15 di acrilico, 42 poliamide e 28 di poliestere. Sono 50 grammi per 100 metri a gomitolo, quindi in 100 grammi di prodotto ne abbiamo 200 metri, quindi veramente una grandissima resa. Da utilizzare col 7,9 come Fairy e uncinetto 6,8. Io ho fatto qua il campioncino per voi, ho utilizzato il numero 5 e devo dire che mi sono trovata molto molto bene. Anche questo, notate che grazie alla fettuccia lucida, che adesso lo apriamo, lo vediamo insieme, gli dà questo luccichio che lo trovo molto elegante. Quindi ci sono diverse versioni di colorazioni sul sito, ma per quanto mi riguarda entrambi i fiolati, sia quello precedente che questo, sono dei filati femminili. Ecco, non li prenderei per un uomo. Sono fantastici, però sono talmente particolari che sono fantastici. Qui abbiamo l'alpaca, che è quello più pelosetto, poi c'è l'acrilico, quindi abbiamo un prodotto molto molto caldo, ma la morbidezza non riesco a descriverla, mi sembra di toccare un coniglietto, un gatto, cioè è veramente morbidissimo. E con questo, quando io scelsi di fare l'ordine, volevo fare una maglia, quindi avremmo avuto un accessorio, una sciarpa e una maglia. A toccarlo non riesco a decidere quale sia più morbido tra i due, che adesso li mettiamo vicino, quindi non riesco a decidere se continuare con l'idea di mantenere lui come maglia e utilizzare lui come sciarpa o fare al contrario. E qui ho bisogno del vostro aiuto. Per quanto riguarda la composizione di lui ve l'ho detta, ma non vi ho fatto vedere l'apertura del filato. In pratica noi abbiamo, adesso lo apriamo, un cuore che è leggermente lucido e ha questi filamenti attaccati, che è quello che li dà. Poi abbiamo la composizione, ve la dico subito che l'ho già dimenticata. Abbiamo l'alpaca e l'acrilico, notate? Quindi noi abbiamo l'acrilico che è il cuore e l'alpaca che gli dà questo pelosetto ai fili. Sono comunque 4 filamenti, e il brillantino, diciamo il filo più grosso, più quello che si sente di più, questo qua che gli dà l'effetto brinato, è il poliamide, se non ero, sì, poliestere e poliamide. È un miscuglio perfetto dei filati. Ricapitoliamo, noi abbiamo la possibilità di fare un accessorio che ho già iniziato, una maglia, un gilet, un cardigan, perché il metraggio c'è da tutte e due le parti, e una sciarpa o
in base alla grandezza che deciderete di farla, sarà possibilmente da utilizzare anche come shell, perché è un progetto che c'è già sul mio canale, ma lo andremo a modificare in base alle nostre esigenze. Vediamo chi decide per il Brina come sciarpa o per l'Arlecchino. In base a questo andrò a sviluppare il tutto. Come notate ho mantenuto una gamma di colori che si possano collegare tra di loro, che si possono indossare insieme. Fatemi sapere tutto nei commenti, se avete domande scrivetemi, e se avete bisogno di altre curiosità o comunque domande un po' più specifiche, cercatemi anche sul mio gruppo Facebook. Io vi mando un grosso abbraccio, noi ci vediamo al prossimo video progetto.